Ciao amici e bentornati su Hotspot Italy. Nel video di oggi proseguiremo la nostra esplorazione all'interno del santuario di Chiampo, in provincia di Vicenza, con questa quarta parte che sarà riservata al museo che si trova all'interno di questo luogo. Un museo inaugurato nei primi anni 70 e creato da un frate francescano molto appassionato e conoscitore del campo della paleontologia, padre Aurelio Menin, che ha dedicato anche gran parte della sua vita nel campo educativo all'interno del santuario. Ma ricorda, se ancora non l'hai fatto, di valutare la possibilità di iscriverti al canale e dai anche un'occhiata agli altri due video che ho fatto sul santuario, che sono molto interessanti. Ma soprattutto ricordati di lasciare un like se il video è stato interessante per te. Il museo si trova subito dopo la grotta di Lourdes. È stato proprio recentemente ristrutturato. L'ingresso è libero con offerta e appena entrati veniamo subito accolti da una ricca sezione di strumenti musicali. Questi strumenti sono stati donati al museo nel corso degli anni, ma alcuni provengono anche dalle varie missioni francescane che ci sono in tutto il mondo. Dal punto di vista, questa sezione del museo è molto interessante, soprattutto per i più piccoli, in quanto vi sono strumenti che risalgono a diversi anni, oltre a strumenti tipici di alcuni stati del mondo, un modo per far conoscere ai visitatori la musica di culture diverse, stimolando la curiosità di interesse per il mondo che ci circonda. Proseguendo la visita, ci si ritrova nella sezione dedicata ai minerali. Questa era probabilmente una delle collezioni di padre Menin, appassionato di minerali che amava collezionarli nel tempo. Ma grazie al fatto che era un insegnante voleva anche far conoscere ai suoi studenti le varie tipologie di minerali. Nell'altra sezione del museo si possono ammirare tutti gli animali imbalsamati. Anche questi animali sono stati utilizzati come base didattica per gli studenti delle scuole del santuario. Infatti dobbiamo pensare che all'epoca era difficile, se non impossibile, viaggiare per conoscere animali provenienti da continenti lontani. Qualcosa di simile l'avevo già visto al Museo di Storia Naturale di Verona e vi lascio qui sopra il video e anche in descrizione. Il museo del santuario rappresenta un luogo di approfondimento dove studenti ma anche visitatori possono approfondire le proprie conoscenze su diversi argomenti come la storia, la geologia, la biologia e la botanica. Quando ho visitato questo museo pensavo che molti di questi animali fossero finti, invece mi sono reso conto che erano proprio imbalsamati ed erano stati appunto usati per scopi didattici di studio. Erano ben conservati e ancora oggi impeccabilmente esposti. Poi, salendo il primo piano, ho visitato la sezione dedicata a Fra Claudio, lo scultore che aveva realizzato la riproduzione della grotta di Lourdes, di cui vi avevo parlato. Ho potuto vedere la sua camera da letto, fedelmente riprodotta, e una piccola gipsoteca con alcune sue opere in studio e alcune riproduzioni di sue opere che si trovano in varie chiese d'Italia. La vita di Fra Claudio era una vita molto semplice e questo si può vedere dalla sua spartana camera da letto, anche se va ricordato che stiamo parlando dei primi 2 decenni del Novecento, in quanto il frate nacque nel 1900 e morì nel 1947, a soli 47 anni a causa di un tumore al cervello. Ho trovato molto strana la coincidenza che sia morto proprio il 15 agosto del 1947, giorno in cui in Italia si celebra l'Assunzione di Maria. Grazie ai documenti che si trovano in questa sezione ho potuto apprezzare la dedizione e la precisione che Fra Claudio ha dedicato alla costruzione della grotta, ma anche il suo talento artistico, e ho potuto percepire la sua spiritualità e la sua passione per l'arte. Proseguendo la visita sono arrivato nella sezione dei fossili. Qui ho potuto
ammirare una vasta gamma di fossili della zona di Chiampo. È stato affascinante vedere la varietà di forme, dimensioni di questi reperti che ci ricordano l'antica storia della Terra e la sua bellissima evoluzione. Infine, ho visitato l'ultima sezione del museo dedicata a vari oggetti provenienti da diverse missioni francescane nel mondo. Qui si possono trovare oggetti provenienti dal Sud America, dall'Africa, dall'Oriente, che rappresentano la diversità culturale e la diffusione della fede francescana nel mondo. In sintesi, sono rimasto molto colpito dal museo e lo consiglio vivamente a chiunque abbia la possibilità di visitarlo, non solo perché l'ingresso è gratuito, ma questi musei sono in grado di trasmettere un senso di intimità e vicinanza alla vita locale che è difficile trovarne altrove. Ti ringrazio per aver seguito fino alla fine questo video. Ricorda di iscriverti al canale per vedere altri nuovi video, ma soprattutto scrivimi nei commenti cosa ti ha colpito di questo museo e magari se l'hai già visitato. Io ti auguro una buona giornata, a presto!